Sfogliamo insieme il Burda settembre 2023? Vuoi scoprire con me tendenze, carta modelli, modifiche ai tessuti o ai modelli per personalizzare il tuo guardaroba fai da te? All'interno di questa video recensione scoprirai i miei trucchi ma anche i consigli per personalizzare il tuo guardaroba insieme a Burda. Pertanto se hai voglia di condividere con me questo nuovo contenuto, sei nel video tutorial giusto! Bentornati o benvenuti nel mio canale, io sono Sara e in questo video parliamo di carta modelli. All'interno di tutti i miei canali social si può parlare di carta modelli, di cucito creativo, di cucito sartoriale e periodicamente vi pubblico la video recensione della rivista Burda Style. Abbiamo infatti il numero di Burda Style di settembre che ci accompagna in questo nuovo sfoglio di rivista e già dalla copertina vediamo che uno dei colori predominanti sarà proprio il giallo. Il servizio inizia con il top 113 che ha una difficoltà di 2 pallini su 4. Lo gradisco particolarmente perché può essere un top fruibile davvero un po' per tutte le età. Grazie a questa penso orizzontale, questa linea piuttosto morbida che gli conferisce un valore aggiunto e soprattutto un effetto multiuso. Mi spiego meglio. Sia nel mio blog sarapoiese.com ma anche nella mia academy dedicata ai corsi online sarapoieseacademy.com spesso parlo di come si possa utilizzare la modellistica sartoriale per effettuare poi delle modifiche al nostro pattern di base e questo in parte ne è un esempio. PS, trovi tutti i link ai miei canali social, dal blog a Instagram, a YouTube, all'Academy, linkati qui sotto. Ti basterà cliccare sul titolo del video se stai guardando da smartphone e ti comparirà la descrizione completa con anche il paragrafo dedicato a come potermi seguire su tutti i social. Se invece stai guardando questo contenuto da tablet o da computer c'è il titolo, la parolina mostra altro, clicca lì e ti comparirà la descrizione completa. Torniamo appunto a questo modello. Se tu lo vai ad accorciare tecnicamente, lo porti proprio sotto all'addome, diventa un bustino, una blusa, un top molto più giovanile, tra virgolette, come linea. Se lo tieni a questa lunghezza, che quindi copre completamente anche il gluteo, è una linea un po' più classica, ma ancora intervieni con un'altra variante, portalo lungo alla caviglia, ti diventerà un abito effetto proprio taglio abbastanza diritto, taglio abbastanza semplice, che puoi personalizzare con una cintura e magari puoi fare una cintura di pelle o cuoio oppure puoi optare per una cintura della stessa stoffa. Quindi che cosa ottieni? Ottieni un top che ti copre il gluteo, potresti ottenere un top molto più corto o anche un abito decisamente più lungo. Categoricamente tessuti leggeri però perché l'effetto deve essere molto leggero e fluttuante, per cui sì alla seta lavata, sì al liocell, sì al lino, sì alla viscosa, dunque a tutti quei tessuti possibilmente anche coprenti, perché così in questo modo ti eviti di doverli foderare, sia tutti quei tessuti che mi permettono di creare questo progetto molto leggero, ottimo anche come sottogiacca. Proseguiamo poi nella rivista perché viene proposta la giacca 111. Il plus di questa giacca è il fatto di avere una confezione tutto sommato semplice, credimi, perché il colletto è un colletto basico come tipologia di giacca. E io ho raccontato per esempio come fare un colletto di questo tipo foderato all'interno del mio corso Cappotto 1 in Sara Poiese Academy e lì ti ho proprio insegnato a lavorare un collo di questo genere quando hai a che fare con un cappotto, ma la giacca ha la stessa lavorazione del cappotto, in realtà è pur sempre un capospalla foderato, pertanto ti può essere utile. Qual è la peculiarità di questa giacca? Che ha tutto questo gioco di cadute asimmetriche. Se ti piace la simmetria, bene, ma se non ti piace la simmetria, questa giacca la puoi comunque modificare perché puoi intervenire sullo stampo, lo puoi trasformare diritto o magari anche arrotondato in questa zona e ottenere così un prodotto che non cada più a punta,
lateralmente, ma che si arrotondi nel suo orlo, e può essere una variante creativa che magari ti fa sentire più a tuo agio nella lavorazione. I bottoni dorati li approvo particolarmente perché danno un look comunque evergreen, e tutti questi bei tagli assomigliano molto alle linee eleganti del classico modello redingote. Abbiamo questa scelta di tessuto simil pelle che può essere valida come scelta, ma mi permetto anche di suggerirti un semplice crepe di lana, perché ci stiamo avvicinando alla stagione autunnale, o ancora un tessuto magari misto poliestere, tipico delle giacche, che così stropiccia poco, ma comunque dalla pesantezza medio leggera, perché la vestibilità di questa giacca vuole assomigliare quasi alla vestibilità di una camicia, pertanto tessuti leggeri ma una piccola variante sotto nel taglio della giacca. Un modello che invece ti suggerisco di non sottovalutare è l'abito 115, perché 1. Ha una gonna svasata davanti e con due pence dietro che puoi staccare, aggiungerci un cinturino e trasformare in una semplice gonna a sé stante. 2. Hai un corpino con la pence orizzontale e dietro con una apertura, insomma un po' scenografica, che però può essere perfetto come corpino a sé stante. O ancora 3. Il fatto di avere questa arricciatura con il colletto ti permette anche di scegliere magari un bel colletto di paillette su un corpino di seta o di chiffon e trasformare dunque questo top in una versione molto elegante. 4. Puoi prendere questo top e cambiarci la gonna e mettere per esempio una gonna a ruota intera, o ancora potresti mettere una gonna a tubino con le pence davanti e le pence dietro, perché nessuno ti vieta dunque di tenere lo stampo superiore per andare a modificarne poi la parte inferiore. Puoi anche togliere la manica volendo, o puoi tenere una mezza manica. Io apprezzo molto però questa manica con il polsino alto perché è sempre molto femminile. Per lavorarla, attenzione, fliselina molto leggera nel polsino, e se ti è possibile applica magari dei bottoni ricoperti con la stessa stoffa che hai utilizzato per il cartamodello in generale. È davvero un dettaglio molto sciccoso. Proseguiamo con la Shirt 120. La Shirt 120 in realtà è un modello già visto in passato, ma questa volta ci hanno cambiato l'apertura della cerniera zip. È molto bello perché questo taglio al seno in obliquo conferisce al modello davvero una bellissima femminilità. È poi tagliato anche nel centro dietro, e il fatto di essere tagliato nel centro dietro ti permette di poter sempre facilmente modificare lo stampo. L'apertura con la cerniera zip è secondo me meravigliosa, e a tutti gli effetti è un'apertura a polo. Ho parlato di questo tipo di apertura anche in Sara Poiese Academy, nei corsi dedicati alle scollature. Pertanto se vuoi andare a vedere queste e tante altre scollature, vai sotto in info box, trovi il link per i corsi online di Sara Poiese Academy, e da qui puoi semplicemente andare a cercare il corso delle scollature che ti può insegnare a fare queste e tante altre scollature diverse. Attenzione che qui devi assolutamente lavorare un tessuto in jersey elasticizzato, per cui mio consiglio personale: usa la tagliacuci e la macchina per cucire con un punto elastico. Però tutte le rifiniture, se vuoi un lavoro veramente fatto bello, pulito, le devi effettuare con la tagliacuci a 3 fili, un ago di destra. E tutte le cuciture prima te le fai con la macchina per cucire, con il punto elastico e con il filo elastico. Un altro modello che ti dico di non sottovalutare, che vorrei davvero farmi, è la gonna 118A, per una ragione: diamo un paio di spunti creativi. Il modello ha questi tagli obliqui che sono solo tagli estetici, attenzione, non è nulla di ripresa di pence o di altro. Perché? Perché la gonna ha due pence davanti, due pence dietro, un taglio nel centro dietro, e il fatto che abbia questi tagli qui sono soltanto elementi grafici. Li puoi mettere come no. Però qual è l'aspetto bello secondo me? Al posto di fare un lavoro tinta unita, potresti lavorare in gradazione di colore, per cui optare per un colore magari molto scuro nella parte superiore, un colore intermedio e un terzo colore nella parte inferiore.
o ancora potresti pensare di effettuare delle ribattiture con un colore a contrasto in prossimità di queste cuciture, in modo tale da conferire il look abbinato magari alla maglietta che stai indossando sopra. Altro aspetto, le gonne che hanno la cerniera zip nel centro dietro, io le adoro davvero per una ragione. Molto spesso siamo vuote nella parte retro del gluteo e poter inserire dunque una cerniera zip ci permette di andare a sagomare meglio la figura nel centro dietro. Perché? Perché possiamo andare a tagliare più stoffa perché andiamo ad inserire la cerniera zip e questo permette di sagomare molto di più il gluteo e conferire dunque uno slancio maggiore alla figura, come insegno anche nel corso di modellistica gonna 1 in Sara Poiese Academy. Questa gonna loro la propongono in similpelle o comunque in tessuti similpelle operata. È molto bella da realizzarsi anche in tessuti diversi come per esempio la finta alcantara, la finta pelle di daino o ancora con tessuti come il denim, perché è una gonna dal taglio classico ma con questi tagli geometrici può diventare una gonna decisamente moderna. Ti consiglio eventualmente di prestare attenzione se tu la volessi accorciare, perché se la accorci presta attenzione a quanto va a rovinarsi il gioco dell'ultima parte di tessuto che viene attaccato, perché se la accorci anche solo di 7-8 cm rovini il gioco dell'orlo dietro, quindi presta attenzione prima a dove vuoi effettuare le modifiche. L'abito 117 perfetto da realizzarsi secondo me in tessuti come per esempio il punto Milano, il punto Roma, perché se hai un tessuto un po' elasticizzato puoi concederti di rendere quest'abito con il taglio princess nel corpino molto più aderente, quindi molto più fasciante. Hai sempre bisogno di scegliere tessuti leggeri quando lavori queste arricciature, perché immagina se lavori con un tessuto grosso l'arricciatura fa troppo volume e corri il rischio di fare l'effetto grosso in prossimità di questa applicazione. Invece se hai dei tessuti leggeri che piegandosi su se stessi non fanno un eccessivo volume, hai comunque ottenuto un effetto che ha del garbo, del buon gusto e della raffinatezza. Trovo molto interessante questo dettaglio di applicazione dell'abito e molto bella anche la scollatura quadrata che finalmente ritorna. Mi permetto di suggerirti, se ti piace tanto questo tipo di scollatura, di prendere l'indicazione del punto vita che segnano nel cartamodello Burda e andare a tagliare lo stampo sia nel davanti che nel dietro, perché in questo modo puoi nuovamente prendere il corpino superiore e attaccarci sotto la gonna a tubino che già sai che ti sta bene o la gonna a un quarto di ruota che già sai che ti sta bene, che magari hai già fatto in precedenti ricavi di cartamodelli. La blusa 116 invece solo a mio personale parere la boccio, ma è un bel modello, soltanto che per la mia fisicità non rientra fondamentalmente nelle mie corde, però ha un collo a fiocco molto carino, la puoi lavorare in tessuti molto leggeri come la viscosa, lo chiffon, è interessante anche in organza in realtà perché la trasparenza dell'organza conferisce a questa blusa anche un interessante aspetto scenografico, indossando magari sotto una bella canotta di seta. Però attenzione perché questo modello, essendo un modello che veste largo, poi anche come fitting finale hai un indosso che è molto morbido. Infatti, parlando di taglie burda, non è il burda che veste largo, è che il burda lo devi saper ricavare prendendo la giusta taglia. Ne ho parlato anche recentemente in una newsletter che ho lanciato perché sei iscritto alla mia newsletter, vero? Cioè, non ti sei perso l'approfondimento sulla vestibilità dei cartamodelli. Spero di no. Se te lo fossi perso, vai qui sotto in info box, cioè iscriviti alla newsletter e iscriviti perché magari tra un paio di settimane allora cerco di ripubblicare quel contenuto così anche tu puoi averlo gratuitamente. Tramite proprio newsletter avevo parlato della vestibilità e di quanto la vestibilità sia diversa dalla taglia. Ecco, con l'approfondimento molto ghiotto, vattelo a recuperare, iscriviti adesso alla newsletter che poi te lo rispedisco. Interessante invece, e guarda che ho veramente voglia di realizzarlo questo modello, il soprabito 112. Perché? Io non lo andrei a realizzare nel tessuto tipico dei piumini o comunque dei capi trapuntati, ma perché mi fa molto Russia come effetto
questo. Però è molto bello il taglio perché è estremamente femminile il fatto di aver creato questo stile camicia con una pence orizzontale, la lista bottonatura e questa ampia lavorazione di gonna. Pertanto non lo farei in tessuto trapuntato, ma essendo il taglio molto femminile e frizzante, con questo colletto ben proporzionato, lo lavorerei magari in simil pelliccia o lo lavorerei ancora in lana cotta. Devo ammettere che questo modello qui, lavorato in lana cotta, deve essere fenomenale. Una bella lana cotta dal colore evergreen, pensa all'azzurro carta da zucchero, a quel bel punto di blu, o ancora un panno di lana proprio invernale per poterci concedere dunque un cappotto lungo ma di facile realizzazione con questo taglio estremamente femminile, una bella cintura dello stesso tessuto e qui gioca proprio sulla lunghezza, cappotto lungo, è meraviglioso. Questo penso che sia uno dei cappotti barra soprabiti più congeniali che siano apparsi nella rivista da X mesi a questa parte. Perché? Non perché gli altri non fossero belli, ma perché questo, se rivisitato con un altro tessuto, ha veramente del potenziale. E vedi questo stile di cappotti nelle main boutique, nelle principali insomma boutique, perché sono dei tagli estremamente femminili, estremamente chic. Lo possiamo andare a completare volendo con un pantalone un po' palazzo, cioè un pantalone che scenda morbido alla gamba, cioè non il pantalone skinny, quello asciutto, il pantalone palazzo, cioè il pantalone ampio. Attenzione perché il punto forte di questo pantalone è la sua morbidezza, il fatto che ha la cerniera zip dietro, che dunque sagoma, come abbiamo visto con la gonna in precedenza, sagoma molto il gluteo, ma occhio, perché se, come me, sei alta 1 metro e un abbraccio, questo pantalone lascia stare, cioè 1 metro e un abbraccio chiama il pantalone dal taglio asciutto stile sigaretta. 1 metro e tanti abbracci invece chiama il pantalone palazzo perché ve lo potete permettere. Ma attenzione anche alla scelta del modello perché poi spesso mi scrivete in direct o nei commenti sotto i video e mi dite ma questo pantalone mi veste largo. No, non è che veste largo, è che è proprio il modello largo di suo. Lavoriamolo per piacere sia per l'ufficio sia per il tempo libero con tessuti molto leggeri come per esempio il frescolana o anche il lino o anche comunque quei tessuti tipici della confezione degli abiti maschili. Abbiamo poi tutto un servizio dedicato alla camicia e anche questo vi assicuro è un must have perché il taglio di questa camicia l'ho visto subito e ho detto sei mia perché ha un taglio di linea molto semplice come pence orizzontale, abbiamo poi le due pence verticali nel centro dietro, il carré spalla, un colletto semplice, i polsini classici da camicia. Questa camicia fantastica se la lavoriamo in tessuto Oxford con i bottoncini di madreperla, ma ancora con per esempio un tessuto di cotone a micro quadretti, il classico tessuto di cotone della camicia da uomo, un bel bianco operato, questa ve lo garantisco, una camicia che penso che farò 20 volte perché andrà a sostituire le mie N camicie che ho nell'armadio, è veramente fantastica, è fatta molto molto bene. È tra l'altro anche un modello per tutti e per tutte le età. Andiamo poi alla felpa, cambia un attimo il servizio e ci spostiamo sul servizio trend. La felpa può essere un'ottima soluzione per chi cerca un cartamodello facile, veloce, comodo e pratico da realizzarsi in felpa. Perché? Perché abbiamo una manica piuttosto cascante. Vedi il taglio qui, te ne accorgi perché qui c'è un piccolo pezzetto rosa fucsia e qui c'è un piccolo pezzetto di stampa viola. Bene, questo è il taglio della manica che tu vedi qui, per cui questo modello è particolarmente cascante di manica e imparare a guardare anche bene la foto ti aiuta a capire come poi interpretare la vestibilità del modello. È un modello molto morbido, molto liscio e lineare che se vuoi puoi anche allungare perché lo puoi portare come se fosse una sorta di mini abito e in realtà lo puoi lavorare anche in, per esempio, macramè di cotone se tu lo volessi utilizzare come copri costume, come prendisole, per cui avendo il collo molto largo ci passi di testa, se lo fai magari di macramè o di quei tessuti tipici dei copricostume, hai la morbidezza e la larghezza tipica del copricostume, puoi togliere la manica lunga
non fai ovviamente i cordini per il colletto e hai così ottenuto una variante diametralmente opposta al modello originale. Proseguiamo poi il servizio con la long shirt 105. Non rientra nel mio gusto, però oggettivamente è un capo che può avere qualcosa di interessante sotto alla lavorazione, per così dire, della sottocanotta. È interessante perché ci sono queste lavorazioni sulla t-shirt incrociata che ti permettono, se applichi la fliselina per sbieco, di lavorare bene tutta la parte incrociata della tua shirt. Devo ammettere che non l'apprezzo particolarmente, ma perché piuttosto preferisco vedere un abito così incrociato, non tanto una maglietta, ma è solo un mio mero gusto personale. È realizzata in jersey, quindi è particolarmente confortevole da indossare. Onestamente, se tu solo la allungassi e la portassi al ginocchio, allora sì, cambia tutto, cioè non diventa una long shirt che ti copre il gluteo, diventa un abitino e allora l'effetto effettivamente muta. Tra l'altro puoi anche togliere la manica lunga a 7 ottavi e mettere una manichetta corta. Allora davvero il modello cambia. Un modello che invece, credimi, è interessante, va semplicemente valorizzato con le stoffe giuste, è il modello 103. Perché? Perché la linea è molto pulita di un abito a sacchetto, con una pensa orizzontale. Puoi pensare di toglierci tranquillamente la manica e lasciarlo smanicato. In realtà questa arricciatura è un'arricciatura che, se sapientemente lavorata, può essere anche meno sportiva della foto. Immagina infatti di fare il corpino magari in un raso e tutta la parte arricciata in un tulle doppiato, cioè tagli 2-3 volte il tessuto di tulle e lo applichi in 2-3 strati nella gonna. Ottieni così un effetto nuvola che diversifica completamente il modello rispetto all'originale. Lo potresti portare lungo alla caviglia e in un batter di ciglia hai trasformato un corpino con una gonna che diventa lunga, lo trasformi in un abito da cerimonia con una confezione in realtà veramente semplice. Il cappotto 106 è poi un cappotto dalla linea molto destrutturata e molto larga, perché infatti torniamo a guardare la fotografia, all'altezza di questo punto vedi il taglio e la cucitura del tessuto. Questo ti fa capire che la manica è molto cascante, lo indica il disegno tecnico, ma lo indica anche la fotografia della modella che lo sta indossando. È molto bello questo cappotto per la lavorazione della stondatura dell'orlo. Se solo tu volessi magari farlo più corto, replica questa stondatura anche nella parte di orlo accorciato che vai a creare. È comunque secondo me un modello molto interessante se tu lo volessi fare più corto in quei tessuti idrorepellenti perfetti proprio per la mezza stagione settembrina. Sempre che avremo ancora una mezza stagione a settembre. Questo è tutto da vedersi. Ma hai la potenzialità di avere un capo completamente morbido e destrutturato da utilizzare comunque in tessuti di lana ma leggeri o in tessuti idrorepellenti. Passiamo alla sezione dei pantaloni. Il plus di questi pantaloni, il modello 108, è che hanno una linea molto asciutta nel gluteo e nell'addome e quindi si prestano come pantaloni dalla linea a sigaretta, dalla linea. Che cosa li diversifica un po' rispetto al solito? Il fatto che abbiano inserito questo cambio colore. Attenzione, ti lancio un suggerimento. Fai prima questi pantaloni in telina e applica pure anche questo cambio colore. Se poi vedi che il modello di base ti sta bene, modifica un istante il cartamodello, cioè prendi il cartamodello del colore 1, cioè questo verde, e attacca proprio con lo scotch carta le parti di cartamodello per arrivare al pezzo 2, in modo tale che tu possa unire 1 e 2 insieme e ottenere un unico colore, sia davanti sia dietro. In questo modo non avrai più questa cucitura obliqua, ma avrai la cucitura diritta e otterrai così un classico pantalone dalla linea un po' a sigaretta. È una piccola modifica che però secondo me è veramente interessante. Tra l'altro, ti stanno piacendo queste modifiche, questi consigli? Fammelo sapere mettendo un bel pollice alzato su questo video, ti basta fare un clic qui sotto e soprattutto fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi di questi consigli. Mi aiutano anche i tuoi commenti a creare dei contenuti personalizzati anche sulla base dei tuoi suggerimenti. Proseguiamo poi con l'abito 101. Per l'abito 101
devo ammettere non rientra proprio nelle mie corde, questo è troppo lineare, questo effetto a punta dell'effetto della sovrapposizione del corpino è in realtà cucito sopra alla parte inferiore, non è una parte che è stata assemblata in questo modo, perciò non mi fa particolarmente impazzire, però devo ammettere anche qui nel rispetto educato più totale. De gustibus, se ti interessa fare questo modello ricordati che è una manica molto cascante, per cui questo è proprio un classico modello a T, e in questo caso ti consiglio di usare tessuti molto leggeri perché altrimenti la manica, se usi un tessuto troppo pesante, ti sta dritta, ti sta troppo rigida. Se invece opti per un tessuto leggero, vedi che la manica ti cade un pochino. Vedi che la variante lunga della blusa che ti avevo proposto prima ha la sua efficacia nella variante abito? Ebbene, l'avevamo visto prima in versione shirt lunga che copriva fino al gluteo, eccola qui nella variante abito. E viene presentata una gonna che sembra banale e ripetitiva, ma invece non lo è assolutamente. Il plus del modello 109 è che hanno proposto un cambio colore 1 e colore 2, in prossimità di questo passaggio. E questa è una tips molto utile nel caso in cui tu volessi proprio creare un gioco di colori, perché così hai lo stampo già fatto in prossimità del cambio colore più adeguato, più consono, ed è veramente una bellissima soluzione da lavorarsi sempre in tessuti leggeri perché altrimenti l'arrecciatura perde la sua bellezza. C'è poi una parte di progetto dedicata a come fare la borsa, tutta la panoramica dei modelli per la quale al momento io promuovo 117, promuovo il 103 ma solo nella variante di tulle allungata, promuovo che vedrai dopo il 121, promuovo il 119 perché è uguale al 120 versione maglietta, promuovo il 113 anche nella versione che abbiamo modificato noi ad abito e guarda qui la versione corta del 104 che vedremo tra poco, che altro non è che la variante del tulle. Promuovo la gonna a tubo, promuovo la camicia, questo modello lo vedremo dopo, super promuovo il soprabito, un po' meno il cappotto, la tuta deve davvero piacere, a me personalmente piace molto, ma anche lì assolutamente de gustibus. E attenzione perché abbiamo la sezione dedicata all'uomo. Se non perdo pagine, perché non voglio mai saltare una pagina sia mai per errore, avete la scuola per insegnarvi a fare il cappotto e poi eccoci qui che andiamo all'abito 124. Questo corpino personalmente lo andrei a rendere un attimo più professionale con un piccolo dettaglio. La cucitura di queste sagomature, di questo bustino, va fatta con le stecche, cioè se la fai senza stecche difficilmente sta su. Se invece tu in prossimità di questo corpino davanti e anche nei due pezzi di corpino dietro vai a cucire tra una cucitura e l'altra le stecche, hai dato al corpino più struttura, più sostegno. Questo è quel piccolo accorgimento tecnico professionale che poi conferisce al capo effettivamente una vestibilità professionale e non casalinga, per così dire. Però è un capo dalla linea così dritta che lo vedi anche dal modello, puoi realizzarlo anche in tessuto a quadri. Modello da uomo con il giubbotto 126 mi piace tantissimo, sarà perché non spesso vengono proposti modelli da uomo e dunque quando esce qualcosa per i maschietti lo apprezzo sempre davvero tanto, però giubbotto in similpelle, molto bella la linea, è un grande classico, onestamente se lo dovete fare prima fatelo in telina di prova perché come sapete la similpelle poi se cuci e devi scucire si vede tutto, per cui prima fallo in una tela di prova e poi vallo a cucire nel modello definitivo. Mi piace comunque davvero tanto, molto promosso. Mentre super promosso, mi piace tantissimo l'abito 121, ma perché mi piace? Perché dietro al taglio nel centro dietro ha un carré spalla che in realtà c'è già stato su un abito burda di qualche anno fa, perché poi io ricordo che su Instagram ho pubblicato il retro proprio di quest'abito che era in un tessuto verde a fiori, a stampa proprio foresta e aveva il retro proprio fatto così, quindi a me che ho spalle larghe questo capo sta benissimo, per esempio. Pens verticale che sagomano la figura, carré spalla dietro che sagoma ancora di più la spalla, il davanti di nuovo giocato con pens verticali e questa sorta di
finto carré davanti in orizzontale è meraviglioso, e questo scollo con questo effetto a goccia ha davvero tanto carattere. Perfetto in jeans, perfetto in realtà in crepe, perfetto in qualsiasi tessuto tu voglia utilizzare per gli abiti. Se devi lavorare bene lo scollo, applica la dovuta fliserina. Questo è molto bello anche in tessuto più leggero, per esempio, cioè in una gonna più corta, chiedo scusa, per avere un look magari un pochino più quotidiano, però è meraviglioso in lungo questo abito, davvero, mi piace tantissimo. Ti ricordi i pantaloni che ti avevo mostrato prima, dei quali ti avevo suggerito eventualmente di tenerli tutti a tinta unita? Bene, qui hanno tenuto a tinta unita il tessuto, ma hanno comunque mantenuto il taglio nel pantalone. Vedi che l'effetto diventa molto più asciutto. Ritorna la stessa camicia che abbiamo visto prima, uguale, ci hanno soltanto cambiato la stoffa, per cui non mi soffermo su questa, e propongono la tuta. In effetti la tuta è pur sempre un grande classico, la puoi realizzare in denim, lo puoi realizzare in denim magari stretch, la puoi realizzare anche in KD, la puoi realizzare in crepe. Io personalmente ti consiglio dei tessuti leggermente elasticizzati, perché? Perché così la puoi rendere un attimo più asciutta, e mi permetto anche di suggerirti eventualmente la mezza manica, perché se magari fa molto caldo opta per una mezza manica e sopra magari ci metti il giubbino in similpelle. Torna la gonna a tubo che avevamo visto prima, ti ricordi quella dai colori chiari che aveva gli inserti? Guarda che bella lavorazione, se magari con la pinza per tessuti vai ad applicare degli inserti o anche degli anelli su questa gonna, conferiscono veramente un gran bel look. Come vedi hanno decorato la gonna solo davanti e non dietro, anche questo è uno spunto creativo. Viene proposto il pull da uomo, da lavorarsi in jersey di lana o comunque anche in jersey di cotone. Mi piace molto perché qui abbiamo una manica raglan e quindi una vestibilità sull'uomo che è sempre meravigliosa. Maschietti in ascolto o mamme, zie, fidanzate, mogli, compagne, amiche dei maschietti in ascolto, questo stampo è bellissimo e onestamente devo ammettere che può essere uno stampo bello anche per noi donzelle, perché comunque ti dà una linea sì molto mascolina, molto morbida, molto larga, però ha comunque, perché no, una bella linea. L'abito 119 altro non è che la maglietta che avevamo visto prima, che ti avevo detto che gli hanno inserito la cerniera zip, e il bello di questa tipologia di abito è che proprio questa pens obliqua conferisce tantissimo slancio a tutte le figure, davvero questo stampo è in taglia dalla 36 alla 46 taglia burda, che quindi vuol dire nella corrispondente italiana 36 burda, 40 italiana, 46 burda, 50 italiana, quindi fatti le proporzioni per le taglie intermedie, ed è veramente meraviglioso. Non mi ci soffermo perché l'ho già descritto nella prima parte del video. Torna nuovamente anche la tunica 104, che altro non è che l'abito che avevamo visto prima più lungo, che ti avevo proposto di doppiarci gli strati di tulle. Anche in questo caso vedi che se cambi la lunghezza cambia completamente l'approccio. Pensa di farlo magari in mussola di cotone, lo puoi portare con un bel pantalone skinny asciutto. Tornano quei pantaloni larghi che avevamo visto quando c'era il cappotto lungo, che ti avevo detto di non farlo in tessuto trapuntato e abbinarlo magari ai pantaloni, ed eccoli qui che tornano nella variante in velluto. Il velluto sarà uno dei tessuti che torneranno su quest'inverno. E torna anche, l'hai visto poc'anzi nella versione da uomo, eccolo qui, hai visto il pull 127, ecco che vedi la felpa. Cosa cambia? Lo stampo è lo stesso, cambiano solo le tasche. Qui hai le tasche montate in questo modo, qui hai la tasca applicata. E se vuoi imparare a fare tante tasche diverse, per esempio, puoi tornare nel link qui sotto in descrizione dedicato ai corsi online, perché ho pubblicato ben 2 corsi dedicati alla confezione delle tasche. Viene proposto un giubbotto da donna simil chiodo, dalla linea molto corta, stile cappottini anni 60, con una criticità secondo me, mi permetto di segnalarla, non me ne voglia la redazione. La manica è molto cascante, dunque bellissimo come modello, se però hai le spalle larghe non farlo neanche per sogno, perché ti fa proprio effetto giocatore di rugby, anche perché è corto e quindi questo effetto viene ancora di più enfatizzato. Per cui attenzione, spalle larghe questo modello passa oltre.
Lo stesso modello in realtà è proposto nella giacca 107 perché guarda, la spalla larga è la stessa assolutamente, viene il taglio dietro è lo stesso, viene solo cambiato il collo, che qui ha un collo chiuso, qui invece ha un collo che scende di più. Quindi attenzione anche in questo caso, veste larga la spalla, non è il burda che veste male, il burda veste benissimo, è il modello che è molto rigoroso ed è molto morbido. Viene proposto poi un mini tutorial per realizzare una piccola borsettina e proseguiamo con la scuola per realizzare la lavorazione del nostro abito. La rivista contiene ovviamente tutto il foglio tracciati in più taglie e abbiamo già un'anteprima dedicata a quelli che sono i modelli del prossimo numero. Dunque abbiamo visto insieme il nuovo burda dedicato al mese di agosto. Spero davvero che questo contenuto ti sia piaciuto, se è così un po' il pollice alzato sotto a questo video per farmi sapere che ti piace e ovviamente ci vediamo al prossimo video qui sul canale YouTube.